Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di febbraio 2026. Abbiamo la carta del matto, amici dell'Ariete. È una bellissima carta, devo dire, perché è una carta di nuovi inizi, è una carta che per quello che riguarda le relazioni affettive può proprio indicare una nuova storia, una nuova relazione ed è anche una carta piena di entusiasmo e di voglia di vivere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo. È facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e poi trovate anche il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, due di spade ragazzi, 10 di spade, cavaliere di spade, fante di spade, 5 di pentacoli, re di coppe e 5 di bastoni. Bene ragazzi, come vedete ho cambiato stesa e funziona così. La prima parte della stesa è la vostra energia, quindi se siete single vi fermate con questa parte della lettura. Se avete un'altra persona in testa, fermatevi fino in fondo perché nella seconda parte del video andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Qualsiasi sia la relazione, che siate in una relazione clandestina, in una relazione da tanto tempo, in una nuova relazione, è l'energia dell'altra persona, ok? Allora, partiamo con questo 2 di spade. Un asso di coppe e il sole. Quindi potrebbe esserci già stata per qualcuno o essere presente a inizio febbraio questa indecisione, questo dubbio di cui ci parla il 2 di spade, secondo me inerente a un nuovo amore. Andiamo a vedere il 10 di spade, regina di pentacoli, 4 di bastoni e amanti. Io credo che non si voglia lasciare indietro una persona. Devo dire che nel mese di febbraio con la carta degli amanti e il 4 di bastoni può essere effettivamente che nonostante i vostri dubbi ci sia comunque un qualche tipo di relazione, può essere una relazione in equilibrio, può essere un amore proprio corrisposto con la carta degli amanti. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un eremita e il mondo. Sembra quasi abbiate voglia di buttarvi a capofitto in questa storia, in questa relazione. Però ho anche la sensazione che, siccome c'è il mondo, potrebbe esserci un tema, magari con la distanza. O per qualcuno, perché il mondo qui è al contrario e anche il 10 di spade è al contrario, può essere che qualcuno di voi abbia ancora qualche capitolo precedente da chiudere, piuttosto che appunto, come vi dicevo, un problema con la distanza.
C'è come un qualche cosa che non si completa. Mm? Tenete presente una cosa, le prime quattro carte che sono uscite, e questo mi ha colpito parecchio, tra l'altro c'è anche il Cavaliere di Spade sotto, mi ha colpito perché le spade sono carte mentali. Quindi è come se, diciamo, in una prima parte del periodo ci fosse tanta affinità mentale, delle idee. Non dico che non ci sia concretezza, perché qua con il 4 di bastoni e la carta degli amanti, secondo me è una bella storia o una bella relazione, quella che potrebbe iniziare. Vi dico potrebbe iniziare perché abbiamo proprio un asso di coppe qui all'inizio, eh. E non vi nego che essendoci anche il sole, potrebbe essere un qualche tipo di sentimento che sboccia per qualche amicizia. O potrebbe anche essere l'inizio di una nuova amicizia che poi, nel giro di poco, secondo me, potrebbe anche trasformarsi. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Abbiamo una regina di coppe e un 8 di pentacoli. Allora, io sento che, scusate, questo è un fante di spade, questo è il Cavaliere di Spade, forse ho detto cavaliere anche lì. Ehm, allora, vi dico che per qualcuno potrebbe essere un collega o una collega di lavoro. Ehm, Perché con il Cavaliere di Spade ho l'idea che abbiate questa voglia, questa forza, questa velocità, questa intraprendenza anche nei confronti magari di questa persona. Ehm, Però con il fante di spade ho la sensazione che o potreste non fidarvi completamente dell'altro o dell'altra e quindi tendere un po' a fare domande trabocchetto, a tastare il terreno. Potreste addirittura iniziare a controllare la persona sui social. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 6 di spade, asso di spade e forza. Allora, il 5 di pentacoli di solito denota un certo tipo di carenza e qui di nuovo abbiamo spade. Quindi può essere un qualche tipo di pensiero e mi ricollego qui a questo 2 di spade, potrebbero essere dei pensieri che vi fanno venire dei dubbi, però tenete presente che con il 6 di spade normalmente sono pensieri legati all'infanzia. Mm? C'è anche un asso di spade al contrario, io sento che vi state tenendo dentro qualche cosa e invece di parlare chiaramente tendete magari a controllare, a vedere l'altra persona come si comporta. Andiamo a vedere il re di coppe. 7 di coppe e 2 di bastoni. Allora, il re di coppe, ragazzi, secondo me è una bellissima carta da avere, diciamo, in fondo alla lettura, perché comunque è, diciamo, il rappresentante di quello che potrebbe essere un amore maturo, una persona matura, però non vi sento ancora del tutto convinti. Io credo che ci sia questo asso di spade da dover girare, quindi da dover affrontare. L'asso di spade quando è girato al contrario parla di una comunicazione intermittente, di mezze verità, cioè come un qualche cosa o un qualche tema che non è stato affrontato o qualche cosa che non è stato detto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo l'imperatore e un 4 di pentacoli. Allora, io sento che potrebbe effettivamente venire fuori qualcosa perché sì, è vero, abbiamo
l'asso di spade qui, ma abbiamo anche un 5 di bastoni qua, quindi un qualche tema su cui discutere secondo me ci sarà. Tenete sempre presente che quando c'è il 5 di bastoni le discussioni sono per dei dettagli in realtà, ok? C'è un imperatore alla fine e un 4 di pentacoli, sono 2-4. Sento che comunque c'è un certo tipo di stabilità con questa persona, ok? Ma effettivamente lo vediamo già qui. E il tema, secondo me, la parte più tosta, è lavorare il modo in cui pensate. Lavorare che cosa vuol dire? Diventare osservatori dei tipi di pensieri che fate e chiedervi da dove arriva questo pensiero, perché la penso così, perché sono convinta di questo o convinto di questo. Vi dico, c'è una nuova storia che inizia, può essere anche un nuovo tipo di entusiasmo all'interno della storia che state già vivendo. Adesso andiamo a vedere l'energia del vostro o della vostra partner. Ok. Si è già girato un diavolo, ragazzi. Re di coppe, 10 di denari, 6 di coppe, 6 di spade, guardate, proprio sotto. Giudizio. E qui abbiamo un 3 di pentacoli e un 2 di bastoni che c'era già qua. Ok. Allora, partiamo con il diavolo, o meglio, l'altra persona parte con il diavolo. Potrebbero esserci state, o anzi esserci, delle grandi tentazioni da parte di questa persona per voi. Andiamo a vedere il diavolo. Amanti, asso di pentacoli e 7 di pentacoli. Qui è qualcuno, ragazzi, che vi ha puntato da un pezzo, se è solo una persona di interesse. Diversamente, se è una relazione già consolidata, devo dire che è un buon punto di partenza. Potrebbero esserci dei nuovi inizi con questo asso di pentacoli in previsione, potrebbe essere come la, come vi posso dire, la programmazione di qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il re di coppe. Giudizio che c'è già qui. Io credo che l'altra persona stia cercando di capire che cosa vuole costruire e se vuole costruire qualche cosa con voi. Perché effettivamente qui ci sono come delle buone probabilità che qualche cosa di nuovo inizi. Tenete presente che voi avevate l'asso di coppe e la vostra persona di interesse ha un asso di denari. Quindi c'è comunque un qualche cosa che inizia a inizio febbraio. Poi devo dire, c'è il giudizio, quindi può esserci come una presa di consapevolezza da parte dell'altra persona. Guardate, io ho come la sensazione che sia un amico o un'amica anche di vecchia data per qualcuno, con il o la quale potreste accorgervi che effettivamente vi trovate bene, c'è un sentimento, c'è rispetto e quindi può esserci come quest'idea di iniziare qualcosa. Ovviamente non sarà così per tutti, però andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Sole, 3 di pentacoli e 4 di bastoni. Io credo che questa persona abbia intenzioni molto serie, sinceramente. C'è la voglia di costruire qualche cosa insieme e vi dico che per qualcuno, soprattutto se vi state già frequentando da un po', potrebbe essere sollevato il tema del andiamo a vivere insieme. Per qualcuno è già venuto fuori, secondo me, e quel problema di distanza che vi dicevo prima può essere riferito proprio a questo.
c'è la voglia di magari andare a vivere insieme, di comprare casa insieme, però può essere che ci sia parecchia distanza fisica fra le due persone, o può anche essere una distanza a livello temporale, cioè uno dei due andrebbe a vivere insieme mentre l'altro no, o una distanza a livello di obiettivi, cioè può essere che uno dei due voglia prima andare in affitto mentre l'altro magari voglia già comprare casa. Sto sparando, giusto per farvi capire gli esempi. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Allora abbiamo un 4 di coppe, un 5 di coppe e un 9 di coppe. Io credo che per molte persone questa conoscenza, questa relazione potrebbe essere qualche cosa a cui non avete mai pensato o è come se fosse qualche cosa che non concepite, che magari è fuori dalle righe. In realtà io sento che potreste star bene insieme a questa persona, però ho anche l'idea che la vostra persona di interesse sia un po' titubante perché io credo che vi conosciate davvero da tanto tempo e che ci sia già anche comunque un legame affettivo. Però arriviamo a questo 6 di spade perché anche questa persona, come voi, diciamo, siete un po' contaminati, se vogliamo, da quello che avete imparato crescendo, da quelle che sono le vostre credenze limitanti. Vi ricordo che le credenze limitanti non sono quello che crediamo consciamente, ma sono incriptate nel nostro subconscio. Quindi se non si fa un lavoro specifico per andare a riconoscerle e toglierle, queste credenze lavorano sempre e comunque. Andiamo a vedere il 6 di spade. 9 di spade e mondo. Sì, c'è qualche cosa che preoccupa con la distanza qui. Può essere il fatto che magari non riusciate a vedervi come vi piacerebbe, può essere il fatto che non vogliate magari fare il passo successivo con questa persona per appunto un tema di distanza. Fatemi vedere una cosa. Per qualcuno potrebbe anche essere una distanza di età. E in questo caso sento che potreste essere voi quelli più giovani. Non sarà così per tutti, però c'è come una differenza di età o di mentalità. C'è qualche cosa che vi blocca, che fa sì che rimaniate lì nella vostra posizione e che siate titubanti. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo la regina di spade e un asso di spade. Oh, finalmente. Devo dire che qui le chiacchiere verranno affrontate. Qui avevate un asso di spade al contrario, però l'altra persona ce l'ha al dritto, quindi se non sarete voi a tirar fuori certi temi, secondo me sarà l'altra persona. E devo dire, essendoci anche la regina di spade qui, ho come la sensazione che potrebbero essere definite certe regole all'interno della relazione, certi progetti, mi viene anche da dire, certi punti d'arrivo, certi obiettivi. Vi dico, tra il giudizio e l'asso di spade, secondo me, entro la fine del mese riuscirete a parlare, a chiarirvi, a capire che cosa vuole uno e che cosa vuole l'altro a trovare un punto di incontro, mi viene quasi da dire, perché poi comunque si finisce con un 3 di pentacoli che è una carta di collaborazioni e poi abbiamo un 2 di bastone girato al contrario che mi dice che i dubbi non ci saranno più. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Abbiamo un 6 di coppe, un altro. Ragazzi, è il terzo, eh? E asso di coppe. Qui ce l'avevate voi, super wow. No, sono molto entusiasta della vostra lettura perché secondo me una volta stabiliti certe regole, stabilite certi temi, stabiliti certi obiettivi, c'è veramente la possibilità di far nascere qualcosa di bellissimo. C'è una progettualità insieme, c'è un qualche cosa che riguarda la stabilità, il costruire qualche cosa insieme. Bellissima lettura, amici dell'Ariete.
Andiamo a vedere qualche oracolo per concludere. Allora, la prima è arrivare al traguardo, carta numero 47, ed è una carta che vi indica, avevate il mondo qui da qualche parte, qui, ce ne avete un altro? E sì, c'era. Non lo vedo più, ah sì, qua. Quindi ragazzi, raggiungerete finalmente un traguardo. Vi dico, secondo me qualche nuova relazione che può effettivamente diventare importante potrebbe nascere. E poi abbiamo la carta di tagliare legna e questa carta vi invita a mantenere una certa quotidianità nel fare le cose. Tagliare legna è un gesto ripetitivo, no? Si taglia sempre nello stesso modo e qui indica proprio quello, il come avere una costanza nella agire durante la vita quotidiana. Andiamo a vedere ancora un oracolo. È sicuro per te amare. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. È una bella lettura, spero che vi abbia dato anche un po' di speranza. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, divise per settore, quindi lavoro, soldi, amore, salute, c'è un po' tutto. E però tratto anche altri temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni, che ho condensato, ok? E ho messo a disposizione in quella parte. Voi date comunque un'occhiata ai titoli dei video, così perlomeno vi rendete conto dei temi che vado vi trattando, quelli si vedono, sono pubblici. Tenete presente che sono 4 playlist e sono numerate, c'è scritto playlist 1, 2, 3 e 3A e 3B. Sono da guardare in ordine cronologico perché il tutto è stato studiato proprio come un corso di formazione e se saltate la 1 per esempio e andate subito alla 3 vi mancano poi le basi. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!